città di Nain e con lui c'è una grande folla. Lui ha appena guarito il servo del centurione e allora la gente lo segue per vedere che cosa farà adesso. E lui con questa grande folla sta arrivando, allo stesso tempo c'è una processione funeraria, una grande folla che sta uscendo dalla città. C'è il morto che è un figlio unico e la sua madre che è vedova e ha perso adesso il suo figlio unico. Dovete visualizzare questa scena della madre che magari con le donne sta piangendo, anche gridando dei strilli di angoscia, dei gemiti di sofferenza, come si fa ancora oggi nei funerali che ho assistito nel Medio Oriente. E Gesù, in mezzo a tutta questa gente, si avvicina solo a lei. E il brano dice che vedendola fu preso da grande compassione per lei e le disse, cioè 3 volte parla di lei, non piangere. E poi va alla barra, dice al morto, ragazzo, dico a te, alzati. E il morto si mette seduto, inizia a parlare e poi Gesù lo restituisce alla madre. Ciascuno di noi sperimenta la realtà della morte nella nostra vita. Il nostro tempo è limitato, cioè tutte le parti della nostra vita, le cose più belle, le relazioni d'amore, di amicizia, le persone più care, anche la nostra vita stessa, tutto ha un inizio e una fine. E in quel momento che perdiamo qualcosa, ma soprattutto qualcuno o qualcuna, ci rendiamo conto di essere soli, anche se come la vedova di Nain siamo circondati da tanta gente. Non possiamo in fin dei conti portare nessuno con noi e fondamentalmente siamo soli. Gesù oggi è pronto per te e per me di avvicinarsi a noi, solo a noi, in mezzo a tutta la gente, magari con la gente che non vede quello che noi stiamo vivendo, e a dire, io vedo te, sento compassione per te, cioè già nelle mie viscere sperimento ciò che tu stai sperimentando, la tua solitudine, la tua ferita. Tu sei già in me e voglio restituirti la vita, la relazione. Ricordatevi che colui che sta parlando è quello che fino alla morte in croce, quando stava sulla croce, stava pensando agli altri, amando gli altri. Ha dato la sua madre al suo amico migliore, cioè non voleva che lei restasse sola. Allora oggi vi invito di non avere paura, di prendere quella situazione di solitudine, di ferita che magari state vivendo e di offrirlo a Lui, perché Lui, essendo risolto dai morti, perché il suo amore era così forte, e adesso è pronto e lì vi aspetta nella nostra vita. Allora non avere paura, affidatevi di Lui che vi guarda e vi offre la vita nuova, la relazione vera.